Carlos Castaneda, la respirazione secondo gli sciamani, parte 1, video tutorial, esercizi preparatori per la ricapitolazione. Attenzione! Le citazioni seguenti sono tradotte in maniera letterale dagli autori stessi del video e sono tratte direttamente dalle edizioni inglese e spagnola, senza censure o adattamenti. Introduzione. Secondo Don Juan, il respiro e la respirazione erano di somma importanza per i brujos dell'antico Messico. Essi dividevano il respiro nella respirazione con la parte superiore dei polmoni, con la sezione centrale e con l'addome. Chiamarono aliento animal, respiro animale, la respirazione mediante l'espansione del diaframma e, secondo Don Juan, la praticarono assiduamente per questioni di longevità e salute. Don Juan Matus era convinto che la maggioranza dei problemi di salute dell'uomo moderno potevano correggersi mediante la respirazione profonda. Insisteva che gli esseri umani dei nostri giorni tendono a respirare superficialmente. Con l'aiuto dei passi magici, uno degli obiettivi degli sciamani dell'antico Messico consisteva nel preparare il loro corpo per inspirare ed espirare profondamente. Tratto da Pases Mágicos, le 6 serie della tensegrità, paragrafo 12, figure 17, 18 e 19. Salve guerrieri, sono Nick della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Viste le difficoltà manifestate da numerosi utenti, cercheremo in questi 2 video tutorial di eseguire insieme, in tempo reale, delle sessioni di esercizi pratici per rendere più funzionale l'uso del respiro. Possibilmente andremo a correggere gli errori nella respirazione di base, spiegandone i rudimenti e, dopo varie ripetizioni, ci dedicheremo più nel dettaglio all'azione detta airear lo ocurrido o fanning the event, cioè sventagliare o arieggiare l'accaduto della ricapitolazione coordinata con il movimento della testa. La maggioranza delle persone comuni non posseggono una respirazione corretta. Questo perché di base la nostra cultura non tiene in alcuna considerazione questo aspetto e non vi è nessun tipo di educazione al riguardo. Gli esercizi proposti sono basati sullo studio del volume tensegrità e hanno lo scopo di rendere più consapevoli del proprio respiro persone che non ne hanno nozione o più precisamente consapevolezza. Infatti, tutti abbiamo un apparato respiratorio, ma pochi si rendono conto di quanto si possa incrementare la funzionalità dell'intero organismo allenandosi a farlo. Incrementando il respiro aumenta l'energia, la capacità di movimento e il modo di relazionarsi tra interno ed esterno. Consiglio di vedere questa parte del video una prima volta per osservarne i movimenti e le spiegazioni. Poi, una volta compresi, di procedere con una seconda visione per la pratica vera e propria. L'uso delle narici. Un aspetto fondamentale è il movimento di dilatare le narici prima dell'ispirazione. In vari punti dell'opera viene citata questa capacità per quanto riguarda Don Genaro. Don Genaro mi fissò e mi sorrise. Dopo inclinò un poco la testa e aprì le sue fosse nasali. Evidentemente controllava in modo notevole i muscoli che operavano deste fosse, poiché queste si aprirono come il doppio della loro grandezza normale. Tratto da Viaggio a Ixtlan, capitolo 18, L'anello del potere dello stregone. L'uso delle narici in questo modo
favorisce il passaggio dell'aria in tutti i meati nasali, superiori ed inferiore, e da essi alla totalità dell'epitelio olfattivo specializzato. Stringendo le narici viene invece convogliata l'aria solo nel meato inferiore e l'epitelio olfattivo è investito solo parzialmente. Don Juan fa fare pratica a Carlos, vediamo come, nel volume Viaggio a Ixtlan. Irrigidì il suo corpo e iniziò a annusare l'aria come un animale. Potevo vedere i muscoli del suo stomaco contrarsi in corti spasmi, molto rapidi, mentre esalava e inalava dalle narici in veloce successione. Mi esortò a imitarlo e a capire da solo dove stava l'acqua. Feci una prova con riluttanza. Dopo 5 o 6 minuti di respirazioni veloci mi sentivo stordito, però le mie narici si erano liberate in modo straordinario e mi era possibile riconoscere l'odore dei salici del fiume. Tuttavia, non riuscivo a dire dove fossero. Don Juan mi disse di riposare qualche minuto e poi mi fece fiutare di nuovo. La seconda volta fu più intensa. Potei distinguere una boccata di odore di salice proveniente dalla mia destra. Ci incamminammo in quella direzione e trovammo, a circa mezzo chilometro di distanza, un luogo paludoso con acqua stagnante. Tratto da Viaggio a Ixtlan, capitolo 6. Percepire e sviluppare le 3 sezioni. Presenteremo ora 2 serie di esercizi di base. Prima di iniziare, ci tengo a precisare che il suono del mio respiro ha solamente lo scopo di fare da metronomo e far avere un punto di riferimento per le inspirazioni e le espirazioni. Non c'è nessun bisogno per chi segue di fare un suono tanto marcato. Sarebbe invece preferibile la propria respirazione naturale. La prima serie di 3 esercizi ha lo scopo di insegnare a percepire chiaramente la sezione superiore dei polmoni, la sezione mediana e la respirazione addominale. L'ultimo esercizio unisce tutte e 3 le parti. Prima di iniziare, ricordo a tutti queste parole di Don Juan tratte da Pases Mágicos. Nel mondo dei brujos, i procedimenti ed i rituali sono solo risorse per richiamare l'attenzione e centrarla. Si utilizzano per forzare la concentrazione dell'interesse e la determinazione. Non hanno altro valore. En el mundo de los brujos, los procedimientos y los rituales solo son recursos para llamar la atención y centrarla. Se utilizan para forzar la concentración del interés y la determinación. No tienen otro valor. Ogni qualvolta ci si approccia a qualcosa di pratico da eseguire, sia essa una tecnica, una pratica o riproporre a comando uno stato d'animo, occorre tenere ben presente questo caposaldo. Lo scopo è focalizzare meglio la nostra attenzione. Questa azione ci farà trovare la strada in qualsiasi eventualità e non la mera esecuzione di un protocollo, non importa quanto ben strutturato. Esercizi pratici. Percepire le 3 sezioni. Questa serie è volta soprattutto a consentire la percezione delle varie sezioni. Una volta isolate, sarete in grado da soli di utilizzarle al meglio. Il movimento è volutamente forzato, di modo di facilitare la percezione delle parti coinvolte. La parte superiore dei polmoni. In questo primo esercizio occorre portare in dentro l'addome durante il movimento inspiratorio. Mentre immettiamo aria, dobbiamo cercare di espandere la cassa toracica verso l'alto, similmente ad un palloncino che si gonfia. Per rendere più percepibile il movimento, può essere utile chiudere leggermente le scapole. Ricordo che prima e durante ogni inspirazione
occorre sforzarsi di dilatare il più possibile le narici. Per quanto riguarda il movimento espiratorio, cercate, rilassando l'addome, di ritornare gradualmente alla posizione di partenza. È importante cercare di modulare il movimento in modo da impiegare un tempo analogo di ispirazione e di espirazione. Esercizio 1. Ripetiamolo insieme per 10 volte. La parte centrale dei polmoni. In questo secondo esercizio occorre portare in dentro l'addome durante il movimento inspiratorio. Proprio come il precedente, questa volta invece dovremo cercare di espandere la cassa toracica lateralmente. A tale scopo, immaginate di allargare la parte posteriore del torace e questa volta, per rendere più percepibile il movimento, è utile chiudere le spalle in avanti. Ricordo che prima e durante ogni inspirazione occorre sforzarsi di dilatare il più possibile le narici. Per quanto riguarda il movimento espiratorio, cercate, rilassando l'addome, di ritornare gradualmente alla posizione di partenza. È importante cercare di modulare il movimento in modo da impiegare un tempo analogo di inspirazione e di espirazione. Esercizio 2. Ripetiamolo insieme per 10 volte. La respirazione addominale. In questo terzo esercizio occorrerà espandere l'addome durante il movimento inspiratorio, imparando ad abbassare il diaframma. La parte superiore della cassa toracica non è assolutamente coinvolta, anzi, in un individuo allenato,
essa diminuisce addirittura di volume. Occorre dilatare il più possibile la parte bassa dell'addome. Un errore comune da evitare è di espandere eccessivamente il ventre in avanti, arrivando ad inarcare ulteriormente la curva lombare. Per evitarlo, aumentate prima la pressione verso la parte bassa della schiena e poi dilatate il ventre in avanti. Questo riequilibrerà il movimento. Ricordo che prima e durante ogni inspirazione occorre sforzarsi di dilatare il più possibile le narici. Per quanto riguarda il movimento espiratorio, cercate, rilassando l'addome, di ritornare gradualmente alla posizione di partenza. È importante cercare di modulare il movimento in modo da impiegare un tempo analogo di inspirazione e di espirazione. Esercizio 3. Ripetiamolo insieme per 10 volte. Unire la respirazione delle 3 sezioni. Una volta raggiunta una percezione chiara delle parti coinvolte e abbiamo imparato cosa muovere, porteremo questi movimenti nella nostra respirazione naturale. Il prossimo esercizio prevede che le 3 parti vengano unite e lavorino all'unisono. Come negli esercizi precedenti, dilatate bene le narici e bilanciate il tempo di inspirazione ed espirazione. Esercizio 4. Ripetiamolo insieme per 10 volte.
Raccomandazioni. Un filmato come questo può essere un valido aiuto per capire e per iniziare, ma molto più importante è arrivare a praticare da soli. Ripetete più volte gli esercizi aiutandovi con il video finché non vi sentite sicuri. Sforzatevi di volta in volta di cogliere più particolari possibili. Lavorare da soli è il momento in cui qualsiasi cosa smette di essere di chi ve la mostra e inizia ad essere di vostra proprietà. Se pensate di non avere abbastanza tempo, togliete qualche minuto allo scroll dei social sul telefonino e piuttosto praticate. In questo modo, oltre ad esercitare la respirazione, fondamentale per la salute e la vita, si imparerà a ottimizzare il proprio tempo a disposizione, che per gli sciamani dell'antico Messico è considerato di fondamentale valore. Il prossimo video, che uscirà a breve, tratterà dell'uso del respiro durante la ricapitolazione e come coordinarlo con il movimento della testa. Un ringraziamento a tutti gli iscritti e in particolare a chi ha avuto fiducia nel nostro lavoro, tanto da farci delle piccole donazioni o abbonandosi al canale. Buona pratica a tutti!